Elena, Hulk Hogan, Mhm. 24 luglio. Novax. Terence Stamp, 17 agosto, Novax. Allora, in eterico mi appare, diciamo, una terra che rappresenta il territorio, degli Stati Uniti, ok? Che è nero, nel senso è nero, ma è nell'ombra, quindi nascosto. È una parte nascosta a tutti, tra virgolette, no? Tranne i potenti, dove c'è proprio una lotta. Mm, per, mm, allora, te la descrivo perché faccio prima. Allora, c'è tipo questo cerchio quasi come se fosse un ring, ma rotondo, ok, che rappresenta gli Stati Uniti. E da una parte ci sono tutti questi anche famosi e diciamo i potenti e i famosi che non vogliono assolutamente che si vada nella direzione sanitaria in cui diciamo un nuovo ordine mondiale vuole andare. E dall'altra parte ci sono invece quelli che devono assolutamente sopprimere tutti questi per poter andare avanti nel loro gioco sanitario. Quindi Hulk Eh, Hogan è morto di cause naturali o cosa? Hulk Hogan è morto, no, è morto per questa lotta ma io lo vedo tipo in eterico mi appare come se ci fosse un ago che entra qua, una siringa con cui gli iniettano qualcosa e lui muore. E Quindi Terence Stamp? non vedo la siringa, ma una sostanza che Avvelenati. sì. Dove sono? Allora, ci sono due corpi che sono stati seppelliti veramente dove hanno fatto i funerali, ma questi due corpi qua sono come adesso in un posto, sono refrigerati da qualche parte in stand-by per paura che qualcuno venga a tirarli su dal cimitero e a controllare cosa è successo. Ok. Le Mm. loro anime, se c'erano, dove sono? Allora, allora, quella di Hulk Hogan soprattutto la vedo, eh, mm, è come se fosse in un turbinio ehm, in un loop dove vuole cercare di ehm, fermare questa cosa. È come se non si fosse ancora reso conto che da morto non può fare più nulla per sé. Non so se è come se io lo vedessi vicino al suo corpo, ok, come se fosse una nuvola bianca, sì, una nuvola bianca che continua a girare così per cercare di risolvere la situazione. Terence Stamp, dici? No, questo è il Kugan. Hulk Hogan. E Terence Stamp? Terence Stamp è frizzato, ti direi, ehm, s- perché non è ancora, non si capacita ancora di quello che è successo. È come se fosse invece immobile che guarda verso la terra, ok, per cercare di capire che cosa è successo, per mettere insieme i pezzi. Entrambi anima. Sì, l'anima, sì. Entrambi magnavano? Ah, sì, sì, non tantissimo, cioè rispetto ad altri pochissimo, ma gli è capitato parecchie volte, assolutamente, per arrivare fino lì. Assolutamente sì. Vabbè.
Allora, Terence Stamp è stato il generale Zod nel Mm, film, nel primo Superman, mi sembra. Quando è uscito il film nuovo di Superman, lui è morto. mm. Causa esoterica. Allora, la prima cosa che mi è arrivata quando ho proprio visto il cinema e la sua morte e quindi è stato il collegamento energetico con il film in maniera tale che in qualche maniera chi va a vedere il film dà energia Certo. che vibra basso, è proprio un canale aperto diretto. Cos'era il generale Zod, archetipicamente parlando? Allora, Generale Zod era il controllo ehm, collegato alla... adesso io la storia bene del Generale Zod non me la ricordo, quindi vi dico quello che vedo. Mhm, Vedo lui che era collegato sempre a Superman quando è arrivato sulla Terra, da lì in poi, cioè da prima a dopo. ehm, per controllare che lui andasse sempre fosse collegato al suo pianeta da cui derivava, ok? Per essere sempre collegato con questa energia. Allora, Superman andava nei posti dove c'erano dei problemi da risolvere, ok? Quindi c'era la vibrazione negativa. mhm. Mm? Quindi il generale Zod rappresenta, ti posso dire l'egregola perché mi appare proprio come una cosa, come un posto enorme, ok? Un'enorme sfera collegata appunto ai movimenti di Superman, da cui arrivava questa energia negativa diciamo, dei disastri, tra virgolette, dove andava Superman a Come ha risolvere. ottenuto questo ruolo? Allora, ho ottenuto quello che mi appare è che quando c'è stato il casting, ok, Mhm, c'è stata una prima selezione che riguardava proprio diciamo, la capacità di fare questo ruolo qua. E dopo poi ce n'è stata un'altra che era proprio sulla capacità di interpretare, e la terza selezione è stata essere disposti a fare il primo rito. Mm? E lui è stato scelto perché era disposto a fare il primo rito. Rito di che tipo? Mm, niente di che, partecipare a uno dei loro cerchi, Ha guardato. iniziazione, sì. Va bene.